Buongiorno a tutti, Buongiorno. oggi siamo a Ferrara, a mezz'ora da casa nostra e vogliamo farvi conoscere anche questa piccola cittadina che è molto carina. Essendoci una bella giornata di sole, iniziamo la nostra visita facendo una passeggiata attorno alle mura cittadine, più complete e meglio conservate d'Italia, che si estendono attualmente per circa 9 km e che circondavano originariamente in modo completo le città estense. La loro costruzione è iniziata nel Medioevo e sono state modificate nel XV e nel XVI secolo. La porta più prestigiosa nel tardo XV secolo era la Porta degli Angeli, nella parte settentrionale delle mura, dalla quale accedevano alla città gli ospiti illustri, ma anche gli stessi duchi. Fu ad esempio attraversando questa porta nel 1598 che Cesare d'Este lasciò la città, restituita allo Stato Pontificio, per trasferire la capitale a Modena. Ora andiamo verso il centro storico, entrando dall'arco monumentale della prospettiva di via Corso Giovecca, che rappresenta il punto di cerniera tra la parte medievale a sud e quella rinascimentale a nord. Nel cuore di Corso Ercole I d'Este si trova il Palazzo Diamanti, uno dei monumenti più celebri di Ferrara e del Rinascimento italiano, progettata nel 1492 e che ora ospita mostre d'arte di livello internazionale e grandi esposizioni. Questa magnifica via è una delle vie più famose di Ferrara, nota per la sua bellezza, in quanto cardine della cosiddetta zona erculea, la rivoluzionaria opera urbanistica voluta dal duca estense Ercole I e che valse il titolo di prima città moderna d'Europa, per la quale fu inserita dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità nel 1995 con la denominazione Città del Rinascimento. Una via magnifica che ti fa sentire in un'altra epoca e che ci porta al Castello Estense, il monumento più rappresentativo della città di Ferrara, costruito nel 1385 come fortezza per il controllo politico e militare territoriale e per la difesa della famiglia Estense, che rimasero a Ferrara fino al 1598, anno in cui la città tornò in mano allo Stato Pontificio, per precisa volontà di Papa Clemente VIII. Nel 1860 Ferrara entrò a far parte del Regno d'Italia. Il castello, divenuto proprietà dello Stato, fu acquistato per 70.000 lire nel 1874 dall'amministrazione provinciale di Ferrara. Nel 2006 si concluse un restauro del castello estense, che restituì ai ferraresi ambienti che da sempre erano inaccessibili al pubblico, e così ora appartiene finalmente alla città. Continuiamo la camminata verso la affascinante piazza della Cattedrale, dove sulla nostra destra si può ammirare il Palazzo Municipale, che fu residenza ducale degli Este fino al XV secolo, e la sua piazza famosa per l'imponente scalone d'onore, di marmo bianco, costruita nel 1481. Di fronte al Palazzo del Municipio si trova la bellissima Cattedrale di Ferrara, dove vi porteremo al suo interno alla fine del video, e sulla destra la Torre dell'Orologio. In questi giorni di fine novembre sono iniziati i mercatini di Natale, proprio di fianco alla cattedrale, in piazza Trento e Trieste, l'antica piazza delle Erbe. A nostro avviso, una delle cose più belle da fare a Ferrara è passeggiare alla scoperta delle vie storiche del centro, tra cui via San Romano e via delle Volte, suggestiva via medievale che ci fa fare un tuffo nel passato. Dopo aver mangiato una buonissima piadina, rientriamo verso la piazza del centro. Sulla destra troviamo il Museo della Cattedrale. A Ferrara, nel 1503, Niccolò Copernico, l'astronomo e matematico, ottenne un dottorato in diritto canonico. Inoltre, vicino alla piazza troviamo l'enoteca più antica del mondo e vicino al castello il padimetro che segna varie altezze a cui è arrivato il livello del fiume Po nella frazione di Ponte Lagoscuro, durante i più importanti e gravi eventi storici di piena del fiume.
Ora possiamo finalmente entrare ad ammirare la cattedrale di San Giorgio, che venne costruita a partire dal XII secolo e porta i segni di tutte le epoche storiche attraversate dalla città, ed è un capolavoro di stili che fonde il romanico e il gotico. L'interno fu rifatto in varie epoche. Oggi si presenta in stile classico, con una complessa e sontuosa decorazione pittorica e scultorea. Al suo interno ci sono opere imperdibili come il Martirio di San Lorenzo, opera del Guercino, pittore di Cento, il paese dove viviamo da oltre 20 anni, e il Giudizio universale ispirato a Michelangelo, opera di Bastianino, pittore ferrarese. Finisce così il nostro giro a piedi a Ferrara. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Grazie e ci vediamo al prossimo video, dove vi porteremo ad Agrigento, in Sicilia.